amici del bosco, oggi facciamo la potatura estiva dell'albicocco. Che passi luce, che passi luce. Però non so se essere felice o preoccupata, perché c'è Pietro e lui è molto bravo a potare, ma quando pota taglia tanto. Pietro, subito una domanda: perché nell'albicocco è preferibile intervenire a fine estate piuttosto che all'inizio della primavera, a fine inverno come per altri alberi? Allora Francesca, sia nell'albicocco che nel ciliegio, siccome sono due piante che cicatrizzano lentamente, si preferisce tagliare quando c'è ancora un po' di linfa in circolo e dargli più tempo prima della fioritura, quindi da qui a fioritura a marzo abbiamo tanti mesi, quindi fare i tagli adesso permettono di cicatrizzare meglio. E dobbiamo cicatrizzare meglio perché sono due piante soggette alla gommosi, che è una reazione a varie infezioni che crea quella gomma ambrata che si vede sulle piante. Tra l'altro questo albicocco aveva un sacco di problemi di gommosi a inizio estate, poi si è ripreso, ancora la vediamo, ma comunque è sicuramente una pianta delicata. Benissimo, quindi ci andiamo piano, Bravo! Anche perché Bravo, è piano, vero che bisogna tagliare, ma albicocco e ciliegio vogliono pochi tagli e tutti gli anni. L'equivoco, la cosa che non è per niente corretta è dire che l'albicocco e il ciliegio non si potano. Sai perché si dice così, Francesca? Perché? Perché loro ci ingannano un pochino, poverini, purtroppo per loro, perché loro continuano a produrre, anche se non li potiamo. Ma quello che succede poi negli anni è che si allargano troppo verso l'esterno, i rami si spezzano, non passa più luce, si ammalano di gommosi, quindi dobbiamo fare interventi piccolini, pochino, diametri piccoli, e tutti gli anni. Ok, quindi oggi tagli poco. Faccio il bravo. Da dove si inizia? Come con tutte le piante, con tutte le potature, si inizia cercando di leggere la storia della pianta. Quindi si fa un bel giro, si osserva, si cerca di capire cosa è successo negli anni precedenti e solo dopo si va a tagliare. Questa pianta è una pianta ancora molto giovane che ha fatto della bella vegetazione, che ha già cominciato però a riempirsi all'interno, quindi dobbiamo svuotare da questi succhioni all'interno della pianta e poi procedere in maniera standard. Tra l'altro quest'anno è stato il primo anno di fruttificazione, aveva fatto un sacco di albicocche anche belle, peccato che me le hanno rubate. Io sto facendo scorpacciate di albicocche, guardate che belle. Ciao amici del bosco, oggi sono molto arrabbiata, mi hanno rubato le albicocche. Vabbè, è andata così, l'anno prossimo mi raccomando ci metteremo la protezione. Lo sai Francesca, come dicevano i contadini quando succedono queste cose? È stata la volpe con le mani. Ok. Quindi procediamo con le fasi della potatura. Abbiamo visto che la pianta è in salute, non c'è da fare riforme particolari e le fasi sono svuotare il centro della pianta, in questo caso la forma d'allevamento è a vaso, quindi si dice svuotare il vaso, poi andremo a fare le punte delle branche e poi fare un po' di potatura di produzione nella zona bassa. Partiamo, sempre tagli piccoli, come promesso. Allora, togliamo questi succhioni che vanno a chiudere la luce all'interno. Ok. Non ne togliamo tanti, ne togliamo giusto 2-3 stavolta e basta. Il taglio facciamolo sempre lasciando il colletto di corteccia, che è questa zona che permetterà al taglio, alla ferita, di cicatrizzarsi. Da qui si vede molto bene come la pianta tende a riempirsi in alto e a svuotarsi nella parte bassa. A noi invece interessa il contrario, vogliamo avere la frutta più in basso per poterla raccogliere. E se lo facciamo presto questo, già ora quando la pianta è piccola, ne avremo grandi vantaggi poi, perché la pianta si svilupperà meglio in basso. Quindi scegliamo una punta che potrebbe essere questa, senza andare a togliere tutto subito, magari togliamo solo questa qua che è la concorrente diretta di queste punte e questa e basta, e poi lasciamo queste tre. Nei prossimi anni andremo a lasciare lei e toglieremo queste. Non è necessario togliere tutto subito in questo tipo di piante da frutto. Ora andiamo a fare quest'altra branca. Questa branca si vede chiaramente che ha già creato un doppione. Abbiamo le doppie punte, come sui capelli in questo caso. Okay. Quindi dobbiamo contenerne una. Io sceglierei questa che è messa meglio e andiamo a togliere lei che per l'appunto c'ha veramente poco. Vedi, c'è anche proprio un ramo secco, quindi qui facciamo questo taglio qua.
Ok, Ecco fatto. e loro non si danno più E fastidio. basta, togliamo il secco. Poi l'anno prossimo potremo fargli la punta un pochettino meglio. In queste piante più che in altre dobbiamo spalmare l'intervento su più anni, come abbiamo fatto con il melo l'anno scorso, eccetera. Su queste drupacee ancora di più, perché soffrono di gommosi e vogliono tagli piccoli. Quando abbiamo fatto il trattamento a inizio estate, la pianta aveva un sacco di gommosi, abbiamo utilizzato Vinavil e rame. Ci aveva consigliato Salvo di Saia. Stavolta utilizziamo un prodotto più naturale, interveniamo subito con la propoli. Pennello, bicchierino con propoli, spennelliamo e difendiamo la ferita della pianta in maniera naturale. È un disinfettante. Tutto il ciliegio e l'albicocco che possiamo potare a fine estate, quando ancora ci sono le foglie, ci permettono di vedere chiaramente quando c'è una zona che è troppo intricata, che non lascia passare luce, come in questo caso. Quindi questo ci dice che dobbiamo sfoltire un pochettino, individuare quelli che tornano verso l'interno, che sono i primi da togliere, individuare del secco, dei doppioni, e con qualche taglio abbiamo già risolto. Ecco fatto. Può già bastare. Come si vede, le drupacee, il ciliegio, l'albicocco, il pesco tendono a uscire molto verso l'esterno, quindi quando abbiamo dei rametti piccolini così, che sono a metà del ramo per esempio, è importante lasciarli per i prossimi anni, perché a un certo punto potremo aver bisogno di tagliare qui e tornare indietro. Adesso non lo faccio, è troppo presto. Ovviamente si toglie tutto il secco. Basta, io non gli farei più nulla a questo. Sì, sono soddisfatta perché è una bella forma, non è stato aggredito, non si vede che è una pianta che non ha perso troppe foglie, troppi rami. Adesso lo curiamo bene e a prossima estate mangeremo le albicocche. Okay. Ottimo. Vedi Francesca, sull'albicocco più che in altre piante mi trovo molto spesso in situazioni dove l'albicocco è scappato completamente. C'ha rami grossi così che si intricano. Fai danno a fare tagli grossi, ma in quei casi ti tocca farli, altrimenti l'albicocco se ne va. Quindi è importante fare il lavoro che abbiamo fatto nel tuo albicocco quando sono ancora piccolini, poco e tutti gli anni. Tagliettini piccoli, schiarendo, contenendo. In questo modo la pianta si sviluppa poi negli anni in maniera armonica e non c'è bisogno di fare dei disastri dopo perché siamo costretti a farli. Quindi avrò comunque un albicocco grande quando saranno passati tanti anni, però quindi armonioso. Esatto, armonioso, con la luce che passa dentro, per benino. E facciamo sempre tagli piccoli, si taglia poco. Vedi Francesca, il fatto di tagliarlo adesso, alla fine dell'estate, è indicato in generale, ma soprattutto se la pianta ha problemi di gommosi o se dobbiamo fare tagli grossi. In caso la pianta stia bene così, possiamo anche potare prima della fioritura. Pietro, lo vuoi assaggiare il cricco? Ma certo, volentieri. Cos'è il cricco? Questa mi è nuova. Questa è la resina che fa l'albicocco quando ha la gommosi. In realtà è buona da mangiare. Una volta i bambini la trattavano quasi come una caramella, però pare che faccia bene anche a noi, allo stomaco, quindi se vuoi assaggiare. Questa non la sapevo, si prova subito. Sputa. Pietro, per le prossime potature o torni a trovarmi o mi studio per bene il tuo corso di potatura facile, che ho già iniziato a studiare da molto tempo, però continuo sempre a ripassare. Andate a vedere il corso, perché se volete imparare a potare c'è tutto. Facciamo così, si fanno tutte e due, ti studi il corso e io torno, così si fa ancora meglio. Perfetto, diventerò bravissima. Grazie Pietro. Grazie a te. Ciao, al prossimo video, ciao ciao.